Siamo ai Fornici sull'antica spiaggia. Questi erano dei ripari per le barche, ma quel 24 di agosto o 24 di ottobre del 79 d.C., secondo le ultime scoperte, furono utilizzate per un'altra funzione. Qui infatti si erano rifugiati moltissimi abitanti dell'antica Ercolano, sono stati ritrovati 300 scheletri. Queste persone hanno perso la vita, ma gli studiosi, antropologi, archeologi ci hanno permesso di trarre almeno tantissime informazioni che rendono un po' meno negativa questa tragedia a cui assistiamo durante la visita. Si è notato che questi abitanti erano raggruppati per piccoli gruppi familiari, per gruppi di amici, e questo si vede molto bene proprio guardando la loro posizione. Accanto ad essi erano state ritrovate anche delle lucerne. Vuol dire che siamo di notte, e infatti in base agli studi di geologia, in base alle fonti letterarie, sembra che il primo flusso piroclastico che investe la città e uccide ogni forma di vita, perché era a circa 400 gradi di calore, arrivò proprio a luna di notte. Cosa facevano qui queste persone in particolare? Stavano aspettando di poter recarsi dall'altro lato del golfo e trovare finalmente la salvezza. Purtroppo, come abbiamo detto, non si salvarono, ma gli studi di antropologia ci hanno dato molti interessanti spunti per comprendere meglio la popolazione di questa città antica romana. In particolare si è potuto studiare l'età, il sesso, il regime di alimentazione, la fatica fisica e anche alcune malattie che di cui queste persone soffrivano. Poi, nelle vicinanze sempre di questi fornici, sulla scogliera giusto qui davanti, fu trovata anche una barca, e questa barca ci aiuta a completare il quadro che abbiamo visto finora. Siamo nel padiglione della barca. Prima eravamo 26 metri più in basso, davanti ai fornici, i ripari delle barche che si trovavano sull'antica spiaggia. Qui si trovava un piccolo molo e durante gli scavi è stata trovata una barca. La barca di Ercolano, lunga quasi 10 metri, è uno dei ritrovamenti più importanti dell'archeologia romana e fece grande scalpore quando tra il 1980 e il 1983 fu ritrovata, soprattutto per la tecnica che fu utilizzata per poterla imbragare e trasportare a livello superiore e poter effettuare le operazioni di restauro. Le particolari condizioni di distruzione di Ercolano hanno fatto conservare anche il legno. Ci troviamo ora a prua della barca, di fronte a noi la poppa. A poppa c'era un timone e sui lati si trovavano 2 file di rematori, 3 per ciascun lato. Quello che vediamo ora è l'orditura dello scafo della barca, e molto interessante il fatto che sono stati riconosciuti i tipi di legno che sono stati utilizzati per la sua costruzione, in particolare abete, castagno e quercia. L'abete era molto diffuso, sappiamo, alle pendici del Vesuvio. Questi legni vengono utilizzati selettivamente a secondo del punto preciso della barca in cui devono essere impiegati. La barca, come vedete, è priva dell'albero maestro e presenta una fila di rematori su ciascun lato. Questo la rendeva un'imbarcazione molto rapida, che doveva avanzare senza vento. È stato ipotizzato che si tratti di una liburna, una lancia militare, parte della flotta romana. E questo ci fa passare alle fonti letterarie. Infatti, Plinio il Giovane, nella lettera che scrive a Tacito, che era amico dello zio Plinio il Vecchio, dice che suo zio si era posto al centro del golfo con la nave ammiraglia e che da lì non solo osservava l'eruzione, il fenomeno naturale, ma anche coordinava le azioni di salvataggio, una vera e propria protezione civile ante litteram, per così dire. Gli scavi di Ercolano ci hanno posto di fronte a questa straordinaria scoperta che sembra confermare quello che possiamo capire attraverso le fonti letterarie. La barca non è l'unica evidenza di Ercolano che ci porta al mondo della marineria.
Infatti gli scavi sull'antica spiaggia, ma anche alla Villa dei Papiri, ci hanno posto in evidenza dei remi, ancore e, eccezionale per lo stato di conservazione del legno non carbonizzato ma legno vivo che conserva ancora tracce di colore, la prua di un'altra barchetta, un'imbarcazione più piccola, ma anche un argano che serviva per poter tirare a secco le barche di grandi dimensioni. Altri reperti invece ci riportano veramente sulla vita quotidiana, le attività dei pescatori che si svolgevano sul molo e sulla spiaggia di cui abbiamo parlato prima. In particolare qui abbiamo illustrato una coffa con all'interno dei pesi, degli ami, i resti ancora di una rete, si vedono i fili, ma abbiamo trovato anche degli uncinetti che servivano per cucire e riparare le reti. Interessantissimi i pesi di sughero per la pesca galleggiante, con reti galleggianti, ma anche dei pesi di piombo che servono per la pesca a posta cosiddetta, dove cioè la rete è fissa o viene lanciata dall'alto direttamente su un fondo basso per catturare prede che si trovano intorno agli scogli. E poi abbiamo gli ami, che sono veramente molto interessanti, e infine questa meravigliosa conchiglia che veniva utilizzata durante la notte o in giornate di nebbia per poter segnalare la posizione delle barche.